Lorenzo Salvetti è il vincitore di Amici 25, un risultato che è ampiamente prevedibile, l'avevo detto nello scorso video quando ho fatto il punto insomma su chi avrebbe potuto vincere questa edizione, se la sarebbero giocata lui, Emiliano e Alessio, e bene o male così è stata. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Come dicevo, Lorenzo Salvetti vince la 25esima edizione di Amici. Alla sfida finale è riuscito a battere Alessio, ad avere la meglio su di lui, evitando un copione che di fatto si è ripetuto più volte, ovvero quello del ballerino che si infortuna l'edizione precedente, ritorna nell'edizione successiva e porta a casa la coppa. L'abbiamo visto con Andreas Müller e l'abbiamo visto anche più recentemente con Mattia Zenzola. Questa volta non è andata allo stesso modo, ma c'è da dire che Lorenzo Salvetti è entrato in corsa e se non fosse arrivato lui, che comunque partiva da una fanbase già importante avendo fatto X Factor, probabilmente a vincere sarebbe stato Alessio. Ovvio che con i se e con i ma è inutile fare discorsi, perché ad Amici sappiamo bene che funziona in questo modo e sappiamo bene che chi entra in corsa può anche rivoluzionare gli schemi, come è avvenuto anche in passato. Sta di fatto che secondo me Lorenzo porta a casa una vittoria meritata, però se vogliamo fare un bilancio complessivo e parlare di chi effettivamente è il migliore, io non credo che Lorenzo Salvetti sia stato nettamente il migliore rispetto agli altri. Più o meno è stato su quella linea e penso che i ballottaggi che ha dovuto fare per decisione della giuria, che poi l'ha anche salvato comunque successivamente, credo che la dicano lunga sul fatto che alla fine non fosse così superiore a Gard, almeno dal mio punto di vista, che ci sarebbe stato bene in finale, e neanche a Engi, perché Engi secondo me ha fatto il suo. Tra l'altro nella sfida di apertura, il classico ballottaggio che non si è riuscito a risolvere in semifinale ma che invece ha risolto il pubblico con il televoto all'inizio della finale, Engi ha perso contro Lorenzo come era prevedibile. Anche Engi ha un pubblico importante dalla sua parte e probabilmente stessa cosa se non ci fosse stato Lorenzo, dato che è entrato un po' dopo anche rispetto ad Engi, che è comunque entrata in corsa pure lei, forse Engi avrebbe anche potuto puntare alla vittoria. Engi di fatto non rientra tra i 5 finalisti ufficiali, ma è comunque arrivata all'ultima puntata, si è esibita, ha fatto soltanto 3 esibizioni, secondo me bene, ma insomma poteva migliorare. È caduta dallo scalino sul suo inedito, cercando insomma di andare tra il pubblico, cosa che a memoria non ricordo avesse fatto, almeno con il suo inedito. Mi sembra che non sia andata proprio più di tanto in mezzo al pubblico, e si è visto che non aveva proprio esperienza, magari come invece Lorenzo, dato che Lorenzo ormai fa sempre la stessa cosa, però si adatta molto bene alla sua canzone, dato che lo dice proprio, no? Che è Tra la folla, quindi penso che calzi proprio a pennello. Poi su Valore da Nostalgia, Engi secondo me non ci ha messo quella carica che ha Olly. Ovviamente ha provato a fare la sua, però non era un brano a mio avviso nelle sue corde, almeno in quell'interpretazione. Per quello che ho visto, secondo me non era tanto nelle sue corde, non era tanto il suo. Il medley iniziale invece mi è piaciuto molto, ha fatto molto bene, però ovviamente quelle esibizioni per il pubblico lasciano un po' il tempo che trovano, perché il pubblico non giudica le esibizioni della serata ma giudica tutto il percorso, perché è un cammino molto lungo quello di Amici e bene o male sappiamo bene come si arriva a quel punto. Quindi Engi aveva veramente poche possibilità, ma gliel'aveva detto anche la stessa Lorella Coccarini che sarebbe andata in quel modo. L'unico dubbio su Lorenzo era la vittoria o meno del programma, perché poi la vittoria di categoria ce l'aveva praticamente in mano, io ero certo di questa cosa. C'era un piccolo dubbio sul ballottaggio con Engi, magari una sorpresa poteva uscirci, ma era molto difficile. Con Elena non c'era storia, e anche qui io mi chiedo perché hanno fatto passare Elena anziché Engi. Se vuoi rendere un po' più incerta la vittoria nella categoria canto, secondo me avresti dovuto mandare avanti Engi a prescindere, o quantomeno Lorenzo a prescindere, e poi fare il ballottaggio tra gli altri due a inizio puntata. Vero è che Elena secondo me è meno commerciale, riesce ad attirare meno l'attenzione del pubblico, almeno finora. Invece è molto brava, è molto molto sottovalutata, ha un inedito l'ultimo che ha fatto, perché gli altri insomma Lolita
non è male, mi è piaciuto e forse era quello che sarebbe stato più adatto al momento estivo. Però l'ultimo che ha fatto secondo me è qualcosa di clamoroso, è veramente un brano che forse è anche da Sanremo, quantomeno da Sanremo Giovani. È una canzone forte, importante, ed è un peccato che venga sottovalutata così, quindi per me Elena si è meritata di arrivare dov'è, parliamoci chiaramente. Però in termini di televoto era palese, era molto scontato. Io non ho visto le percentuali, ma io credo che il televoto lì sia stato molto molto scontato, molto più tirato invece quello tra Emiliano e Alessio, credo, perché Emiliano addirittura, se quel bilancio che fanno a metà esibizioni più o meno, che tra l'altro per me è anche inutile, perché se è reale, se è realistico, per carità, lì quando c'era avanti Emiliano ha creato un po' di dubbio, però onestamente io lo eviterei anche di vedere chi è in vantaggio e chi non è in vantaggio. È più bello vedere alla fine il risultato, questo è il mio punto di vista. Però sicuramente c'era un po' più di incertezza sia nella vittoria di ballo con Emiliano e Alessio. Tra l'altro Emiliano comunque ha vinto il premio della critica, ha vinto anche il premio della Community Oreo, ha portato a casa un po' di premi. Angie ha vinto il premio delle radio, Alessio ha vinto la categoria di canto, che direi comunque è molto molto importante, anche se nella sfida finale, nel duello finale, poi ad alzare la coppa è Lorenzo, almeno quella grande, invece lui si deve accontentare della vittoria della coppa della categoria di ballo. E è sempre brutto sul momento, no? Perché vinci lì, sì, ok, però poi ambisci, speri di vincere proprio il programma e non ci riesci, quindi capisco bene come sia andata. Lorenzo si è portato a casa il premio Spotify la scorsa settimana, questa settimana ha vinto, oltre alla categoria di canto, proprio il programma, quindi per lui sono stati 8 giorni perfetti, 8-9 giorni perfetti. Colei che è rimasta a bocca asciutta è Elena, perché Elena non ha vinto nulla. Ovviamente io il premio della critica l'avrei dato giustamente ad Emiliano, per me è giusto che l'abbia vinto lui, però anche Elena qualche premio l'avrebbe meritato. Mi sembra che non abbia ricevuto nulla nel complesso, a parte il premio Marlù, che quello va comunque a tutti quanti, quindi fondamentalmente non c'è un unico vincitore vero e proprio. Detto questo, secondo me Lorenzo la vittoria l'ha meritata, però non è stata una vittoria così netta, così dominante. Eravamo partiti con una classe di canto e ce ne siamo ritrovati una completamente diversa, non tanto al serale quanto nelle ultime puntate, perché come detto i 3 finalisti, i 3 che dovrebbero sulla carta, in base alle votazioni che ha fatto la giuria, essere i migliori, sono entrati tutti in corsa. Poi per carità, chi è entrato un mese e mezzo dopo, un mese dopo, tipo Angie, non è che abbia tutto questo ritardo a livello di ingresso nel programma, però sono tutti entrati in corsa. Quindi qualcosa è andato storto probabilmente nei casting iniziali. E nel ballo vale lo stesso discorso, perché nel ballo è stata fatta piazza pulita, a parte Alessio ed Emiliano, che sono partiti dall'inizio, si sono fatti il serale e poi sono arrivati fino alla fine. Il resto è stato tutto uno stravolgimento, con Nicola che anche lui probabilmente entrando prima, perché lui è stato proprio uno degli ultimi invece ad entrare, non è che è entrato a ottobre-novembre, è entrato a gennaio-febbraio, e quindi per Nicola credo che quello abbia pesato un sacco. Secondo me entrando più tardi forse avrebbe anche potuto portarsi a casa qualcosa di più, magari anche una vittoria nella categoria di ballo, non lo so. Diciamo che è capitato al posto giusto ma nel momento sbagliato per riuscire a vincere. Poi sappiamo tutti che la vittoria conta relativamente in questo programma, perché l'importante poi è la carriera che fai, deve essere un trampolino di lancio, e quindi vincere o non vincere sulla carta cambia poco, perché la storia lo insegna. C'è chi non ha vinto, non è neanche arrivato al serale, che magari ha fatto, oppure è stato eliminato subito al serale, che ha fatto comunque molto bene. Chi invece è arrivato in finale o addirittura ha vinto ed è scomparso. Quindi non faccio nomi perché non sarebbe bello, però sappiamo tutti insomma chi ha vinto il programma sia recentemente sia in passato, che poi è scomparso e non è riuscito a dare seguito. Non significa che poi non ci riesca tra qualche anno, però per ora non è riuscito a far decollare la sua carriera. Credo che invece a far decollare la sua carriera ci riuscirà Lorenzo, perché il pubblico dalla sua parte e non solo, anche delle qualità importanti, ma penso che anche Angie possa riuscirci tranquillamente. Invece Elena è quella che potrebbe incontrare più difficoltà, non tanto per le qualità, ma più che altro per il fatto che deve cercare di portare il pubblico dalla sua parte. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.